Cari amici, benvenuti. Siamo lieti di avervi qui con noi oggi. Oggi ci addentreremo in un aspetto cruciale del mondo del lavoro, un vero e proprio pilastro, la cultura aziendale. È un elemento che spesso viene sottovalutato, ma che ha un impatto enorme sul successo di un'azienda. Pensate a un'azienda come se fosse un'orchestra. La cultura aziendale è il direttore d'orchestra, colui che armonizza tutti gli strumenti, che dà ritmo e melodia al lavoro di squadra. Senza un buon direttore, anche i migliori musicisti non riuscirebbero a creare una sinfonia perfetta. Una cultura aziendale forte e positiva è la chiave di volta per il successo di qualsiasi realtà, dalla piccola bottega artigiana al grande gruppo industriale. Non importa la dimensione dell'azienda, la cultura aziendale è il collante che tiene tutto insieme. Influenza direttamente l'entusiasmo, la soddisfazione e la voglia di fare di ogni singolo membro del team. Quando i dipendenti si sentono valorizzati e parte di una comunità, il loro impegno e la loro produttività aumentano. Ma cosa intendiamo esattamente quando parliamo di cultura aziendale? Non si tratta solo di regole e procedure, ma di valori condivisi, di un ambiente di lavoro che promuove la collaborazione e l'innovazione. E come può un'azienda coltivare un ambiente di lavoro stimolante, appagante, un ambiente in cui le persone si sentano parte di qualcosa di importante? È una sfida continua, ma con le giuste strategie è possibile creare un luogo di lavoro dove tutti possano prosperare. In questa nostra chiacchierata esploreremo insieme queste domande, offrendo spunti di riflessione e qualche dritta per comprendere appieno l'importanza di una solida cultura aziendale. Condivideremo esempi concreti e storie di successo. Prepariamoci ad addentrarci in un mondo affascinante, pieno di sfide e di opportunità, proprio come quando si affrontano le rapide in canoa. Ogni sfida è un'opportunità per crescere e migliorare. Si parte, iniziamo questo viaggio insieme, alla scoperta di ciò che rende un'azienda davvero speciale. La cultura aziendale è l'insieme di valori, principi e comportamenti che caratterizzano un'azienda. Un po' come il suo DNA. Pensate a quando si entra in un nuovo ristorante. Cosa vi colpisce? Qual è l'atmosfera che si respira? L'ambiente è elegante o alla mano? Il personale è cordiale e disponibile o formale e distaccato? Questi elementi, che a prima vista possono sembrare dettagli, in realtà ci rivelano molto della cultura di un'azienda. Immaginiamo, ad esempio, un'azienda che punta tutto sulla creatività e sull'innovazione. Probabilmente troveremo spazi di lavoro aperti e colorati, un po' come quelli di Google, dove le persone possono confrontarsi liberamente e dare spazio alle proprie idee. Al contrario, un'azienda con una struttura gerarchica più rigida, come ad esempio una banca, potrebbe avere uffici separati e un dress code più formale. La cultura aziendale si riflette in ogni aspetto della vita lavorativa, dal modo in cui si comunica internamente alle decisioni strategiche che vengono prese. Come il buon vino, non esiste un'unica ricetta per la cultura aziendale. Ogni azienda sviluppa la propria miscela unica di valori, norme e comportamenti che la rendono speciale e distintiva. Ogni azienda ha la sua ricetta segreta, la sua combinazione unica di valori e comportamenti. Questi elementi definiscono come le persone interagiscono, collaborano e affrontano le sfide quotidiane. Possiamo però semplificare, immaginando 4 grandi famiglie di cultura aziendale: collaborativa, innovativa, competitiva e strutturata. Questi modelli ci aiutano a comprendere meglio le dinamiche interne di un'organizzazione. La cultura collaborativa è come una grande famiglia, dove le persone si aiutano a vicenda e si sentono parte di un gruppo unito. Qui, la collaborazione e il supporto reciproco sono fondamentali per il successo. La cultura collaborativa è tipica di aziende innovative e dinamiche, come start-up e aziende tecnologiche, sempre pronte a sperimentare e a rischiare, proprio come un gruppo di esploratori alla scoperta di nuove terre. In questo ambiente, la creatività e l'innovazione sono al centro di tutto. La cultura competitiva e orientata al mercato, come dice la parola stessa, è focalizzata sulla competizione e sul raggiungimento degli obiettivi. Un po' come una squadra di calcio che punta alla vittoria del campionato. Qui,
La performance e i risultati sono ciò che conta di più. Infine, la cultura strutturata si basa su gerarchia e regole chiare, procedure definite e un forte controllo dall'alto, come un'orchestra sinfonica diretta da un maestro. In questo contesto, l'ordine e la disciplina sono essenziali per mantenere l'armonia e l'efficienza. Ognuna di queste culture ha i suoi pro e i suoi contro, e la scelta del modello più adatto dipende dalla personalità dell'azienda, dal suo settore e dagli obiettivi che si pone. È importante che ogni azienda trovi il proprio equilibrio per prosperare e raggiungere il successo desiderato. Se pensiamo alla cultura aziendale come a un edificio, i leader sono gli architetti che lo progettano e lo costruiscono mattone dopo mattone. I loro comportamenti, le loro decisioni, il loro modo di comunicare, tutto contribuisce a creare l'ambiente di lavoro e influenza il modo in cui le persone si relazionano tra loro e con l'azienda. Un leader che promuove la fiducia, il rispetto e la collaborazione creerà un clima positivo e stimolante, un po' come un buon allenatore che sa tirare fuori il meglio dalla sua squadra. Al contrario, un leader autoritario e poco incline al dialogo creerà un ambiente di lavoro teso e demotivante, come un terreno arido dove le idee faticano a germogliare. È fondamentale che i leader siano consapevoli del loro ruolo di modelli e che si comportino in modo coerente con i valori che desiderano promuovere all'interno dell'azienda. La loro influenza è contagiosa e si diffonde a tutti i livelli, come un sasso gettato in uno stagno. Immaginiamo la comunicazione come il filo rosso che lega insieme tutti i pezzi di un puzzle, il collante che tiene unita un'azienda. Una comunicazione aperta, trasparente, dove tutti possono dire la loro senza paura di essere giudicati, è fondamentale per creare un clima di fiducia e collaborazione. Le persone devono sentirsi libere di esprimere le proprie opinioni, di condividere le proprie idee e di ricevere un feedback costruttivo, come in una partita a carte tra amici. Allo stesso tempo, i leader devono essere capaci di comunicare in modo chiaro e coinvolgente la visione, i valori e gli obiettivi dell'azienda, proprio come un capitano che spiega alla sua ciurma la rotta da seguire. La comunicazione interna non deve essere vista come un semplice mezzo per trasmettere informazioni, ma come un'opportunità per creare un senso di appartenenza e coinvolgere le persone nella vita aziendale. Un ambiente di lavoro inclusivo, dove la diversità è vista come un punto di forza e non come un ostacolo, è un terreno fertile per la crescita e l'innovazione, proprio come un giardino fiorito dove ogni fiore contribuisce a creare un'armonia di colori e profumi. Quando le persone si sentono accettate e apprezzate per quello che sono, senza bisogno di indossare maschere, sono più motivate a dare il meglio di sé e a contribuire al successo dell'azienda. La diversità non si limita al genere, all'etnia o all'orientamento sessuale. Include anche la diversità di pensiero, di esperienze, di percorsi di vita. Un'azienda che abbraccia la diversità in tutte le sue forme si apre a un ventaglio di punti di vista e idee innovative, che arricchiscono il processo decisionale e stimolano la creatività. Immaginiamo di avere un puzzle da comporre. Ogni pezzo ha una forma unica e un posto specifico dove deve essere collocato. Se i pezzi combaciano, il risultato finale sarà un'immagine armoniosa e completa. Ogni pezzo contribuisce a creare un quadro più grande e significativo. Allo stesso modo, affinché le persone siano realmente coinvolte e motivate nel proprio lavoro, è fondamentale che ci sia un allineamento tra i loro valori personali e quelli dell'azienda. Questo allineamento crea un ambiente di lavoro positivo e produttivo. Quando le persone si riconoscono nella mission e nei valori dell'azienda per cui lavorano, si sentono parte di qualcosa di più grande e sono più soddisfatte del proprio lavoro. Questo senso di appartenenza può portare a una maggiore lealtà e a un impegno più profondo. Immaginiamo un artigiano che crede fortemente nella qualità dei prodotti fatti a mano e lavora per un'azienda che ha fatto dell'artigianalità il suo marchio di fabbrica. Questo artigiano non solo si sentirà valorizzato, ma sarà anche motivato a migliorare continuamente le proprie competenze.
Questo artigiano sarà sicuramente orgoglioso del proprio lavoro e si impegnerà al massimo per realizzare prodotti di eccellenza. La sua passione e dedizione si rifletteranno nella qualità del prodotto finale. Al contrario, se i valori personali e aziendali sono in conflitto, i dipendenti potrebbero sentirsi frustrati e demotivati, come un pesce fuor d'acqua. Questo può portare a una diminuzione della produttività e a un aumento del turnover. Per questo motivo è importante che le aziende comunichino in modo chiaro i propri valori e che si impegnino a perseguirli in modo coerente, senza mai scendere a compromessi. Solo così possono creare un ambiente di lavoro in cui i dipendenti si sentano veramente allineati e motivati a dare il meglio di sé.